Ciao a tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Heidenhain. Se siete assidui frequentatori del canale mi fa molto piacere, vi ringrazio e vi saluto in modo speciale. Se invece è la prima volta che capitate da queste parti, insomma fate in modo di magari andare a ripescarvi i video fin qui pubblicati e magari fate in modo di non perdervi i prossimi, quindi seguite il canale. Avevo appunto pubblicato un video in cui proponevo di realizzare questa lavorazione insieme. In realtà sarà un insieme relativo, però perché voi seguirete me, ma non ci sarà un'interazione. Avevo pensato ad una diretta, poi in realtà è veramente difficile incastrare poi incastrare gli impegni miei e direi anche vostri per potersi dare appuntamento su una diretta. Quindi cominciamo a vedere quindi questo lavoro da fare insieme. Ok, il pezzo in questione è questo qua, questo è il suo disegno. Quindi partendo da un cilindro di diametro 120 e di altezza 20, dovremo poi andare a realizzare le nostre lavorazioni. Quindi direi che la prima cosa all'interno del mio programma che ho già creato e che ho in maniera molto fantasiosa chiamato puleggia, inserisco e ho un grezzo di forma cilindrica, diametro 120, lunghezza 20. Ok, in questo modo il nostro grezzo da considerarsi con l'azzeramento posto al centro della faccia superiore. Ok? E da qui partiamo. Da qui partiamo e la prima cosa che dovremmo fare direi che sarà quella di chiamarci l'utensile col quale intenderemo poi realizzare la lavorazione. Prenderei una fresa da 20 di finitura, assegno dei giri e un avanzo. Ok, e magari comincio anche a posizionarmi più o meno nell'area di lavoro in cui dovrò iniziare la mia lavorazione. Quale sarà la prima lavorazione che dovremo vedere? La prima lavorazione che ho scelto in realtà io di vedere è quello di realizzare il diametro 112, diciamo questa tasca circolare diametro 112 che c'è presente al centro. Per realizzarla sarebbe molto più comodo utilizzare un ciclo di tasca circolare. Qualcuno mi direbbe sarebbe ancora più comodo con un cam, va benissimo tutto. In realtà lo scopo di questa mia lezione e anche quelli che seguiranno, perché per realizzare tutte le lavorazioni verrebbe un video veramente lunghissimo, quindi in realtà vedremo le cose a step. Ehm, lo scopo di questi video è quello di risvegliare i neuroni che ci sono in noi e vedere di gestirci comunque la lavorazione a prescindere da quelli che sono gli altri supporti che possiamo avere, il ciclo fisso piuttosto che un cam. Quindi dovremo come prima cosa realizzare un ingresso. La nostra tasca è profonda 5 mm. La prima cosa sarà quella di realizzare un ingresso e successivamente di allargarci a spirale finché non raggiungiamo quindi quel diametro 112. Raggiunta con la spirale a passo costante in modo da mantenere un impegno fresa costante per tutta la lavorazione, dovremo poi chiudercela a cerchio. Quindi questa sarà la spirale, ci sono vari modi per realizzarla, noi ne utilizzeremo uno, ho deciso di utilizzarne uno. Allora, per fare ciò dovremo appoggiarci a tutta una serie di, diciamo, dovremo applicare della programmazione parametrica, perché appunto una spirale, la rimetto, sono punti che continuano a cambiare. Quindi si ha la necessità di inserire moltissimi punti che traccerebbero tutta la traiettoria e questi punti, come coordinate XY, continuano a cambiare secondo una regolarità
e quindi ci permetterà di non impazzire scrivendo 20.000 quote, ma impazzire sì, ma un pochino meno, inserendo poi diciamo, dei calcoli e appoggiandoci ad una programmazione parametrica. Ok, cerco di essere breve, perché so già che l'ho presa con un passo un po' ampio e sto già andando lungo. Ok, ci siamo posizionati in centro. Quello che noi dovremmo fare, quindi, come prima cosa, è quello di realizzare un foro di ingresso, quindi un ingresso in rampa. Scendiamo sul nostro pezzo e direi che mi posiziono anche a Z0, magari con un avanzamento già previsto di lavoro, quindi un F out. In questo modo sono arrivato in questa posizione qua. Più carino se rendo visibile l'utenza. Ok. E quindi siamo giunti in questa posizione, accostati al pezzo. Da qui dovremo quindi poi allargarci per realizzare poi un ingresso in rampa. Per esempio potrei andare un pochino più grosso, una x12,5 y0, attivandomi anche la compensazione del raggio. Qui definire un centro del cerchio e poi dovrò realizzare un movimento circolare che mi permetta anche di scendere in Z. Quindi questo è possibile programmandosi un cerchio con dei riferimenti polari. Quindi dopo il comando C seguirà la P arancione che c'è sul tastierino numerico. Ok? Noi quello che dobbiamo realizzare quindi è un cerchio con riferimenti polari che preveda anche la discesa in Z. Il cerchio sarà un cerchio completo, per cui anche la richiesta di indicare un riferimento angolare del punto finale, in realtà possiamo anche ometterla. In questo modo verrà considerato un cerchio completo, quindi in cui il punto finale corrisponde esattamente col punto iniziale. Fondamentale sarà però indicare la direzione, che sarà la nostra direzione antioraria, visto che siamo vincolati all'RL dichiarato in precedenza. Da qui in realtà dobbiamo inserire un movimento lungo l'asse Z. E forse non tutti sanno che, perché mi accorgo sempre che il polare non tutti lo masticano, muovendomi con la freccia di posizione all'indietro, vedete che mi dà la possibilità di inserire una coordinata cartesiana. A questo punto io inserirò che insieme a quel cerchio completo dovrò anche muovermi sull'asse utensile sulla quota incrementale di 1 millimetro in Z. In questo modo mi realizza questa rampa di discesa. Ora tolgo l'utensile. Ok? Vedete, si accosta e poi esegue questo movimento a spirale scendendo anche di 1 millimetro. Si vede la traccia qua. Questo movimento però non è l'unico, perché questo ci porterebbe solamente fino a Z-1. Quindi questo movimento qua in realtà noi dovremmo ripeterlo, quindi inserendocelo in table, e poi farla ripetere altre 4 volte. In questo modo saremo arrivati al nostro Z-5. Da qui, in realtà, come si poteva vedere, ci rimane ancora la traccia della rampa. Quindi il passaggio successivo sarà quello di realizzare di nuovo un cerchio completo, senza nessun movimento sull'asse utensile, in modo che ci livelli, diciamo, il fondo della nostra lavorazione. Ok, in realtà fin qui è un semplice punto punto con delle quote assolute. In realtà, visto che poi la spirale ci richiederà di applicare una parametrica, quindi trasformerei anche questa lavorazione qui in parametrica. Prima di farlo, però, farei quindi un ragionamento più completo, ovvero che riguardi anche già la spirale, in modo che inserisco tutti i miei dati
qui all'inizio. Alcuni li utilizzerò per realizzare questo ingresso, altri poi li utilizzerò invece per realizzare il movimento a spirale. Ok? Quindi direi che come prima cosa comincerei ad assegnare dei valori. Cosa ci occorrerà a noi per costruire questa spirale? Teniamocela che non guasta a vedersi. Ci servirà una prima variabile in cui magari assegnare il passo della spirale, ok? Quindi quanto decideremo poi di impegnare la fresa, quindi quanto si dovranno sovrapporre le traiettorie. Ora indico un valore di 10 mm, magari non sarà quello che applicheremo poi realmente, durante la lavorazione, ma diciamo che dal punto di vista grafico qui nella simulazione viene più comodo. Quindi potrei avere un primo parametro a cui assegno il valore 10 e che lo identifico nel commento come il passo della spirale. Ok. Poi ci servirà qualcos'altro. Ci servirà avere un riferimento anche di un passo angolare, perché noi ci ritroveremo cioè noi dovremo ragionarcela. Quindi se vedete su questo schemino, per realizzare quella spirale con un unico centro, in realtà avremo un raggio che continuerà a variare, quindi da un raggio di partenza fino ad arrivare al raggio finale sarà continuamente in cambiamento, e allo stesso modo anche l'angolo, perché mano a mano che quindi ruoteremo il nostro utensile attorno al centro, cambierà il raggio e cambierà anche un angolo. Visto che questa lavorazione vorrei farla in polare, ma in realtà a prescindere anche se volessimo farla in cartesiano, ci serve diciamo, un passo angolare, quindi in quante parti vogliamo scomporre sostanzialmente questo sviluppo di 360 gradi che poi si ripeterà in modo da costruirci la spirale. Quindi direi che un altro parametro dovrà essere appunto un riferimento angolare, dove potremmo dire che noi intendiamo calcolare il raggio, quindi posizionarci, diciamo, a step di un grado. Quindi partiremo, che so, da un angolo 0 e poi il primo punto sarà ruotato di un grado, poi di 2, poi di 3, poi di 4. E questo qui ce lo identifichiamo come passo angolare. Ok? Spero di essere chiaro perché i concetti di parametrica da trasmettere così, insomma, non in presenza, sono sempre abbastanza scomodi. Allora, quali altri valori ci occorrono? E qui non ci serve tanto magari guardare la spirale, ma il disegno. Di sicuro a noi occorrerà ragionare su un diametro che sarà, o un raggio che sarà la nostra quota finale che dovremo raggiungere, e ci sarà anche un raggio o un diametro che sarà quello iniziale. E quindi direi che anche quei valori lì diventeranno dei parametri. Ora me li inserisco come raggi, per non inserire un ulteriore calcolo in modo da ricavare il raggio partendo dal diametro. Quindi 56 che sarà il nostro raggio finale relativo al diametro 112. E quindi questo è un altro parametro. Poi avremo un ulteriore parametro che potrebbe essere un raggio 20 o 12,5, anzi, come l'abbiamo messo qua sotto, che sarà il nostro raggio di ingresso. Definiamolo così. Qualora ci servisse, io indicherei anche un raggio d'ingresso. Cioè, in realtà più che qualora ci servisse, ci servirà perché dovrà essere parametrizzato anche l'angolo. Quindi a partire da un angolo iniziale, poi noi dovremmo anche continuare a modificarlo aggiungendo quello che sarà il nostro passo angolare. Quindi di sicuro dovremo avere
anche un riferimento parametrico di angolo iniziale. Dopo l'angolo iniziale potrebbe essere fondamentale realizzare anche un calcolo, perché d'accordo che noi partiremo da un raggio 12,5, d'accordo che vorremmo a step di un grado continuare a ricalcolare il raggio fino al raggiungimento del raggio finale. Il nostro passo è un passo 10, vuol dire che nel muoversi sui 360 gradi dovremo quindi aumentare il raggio di 10 mm, dovremo quindi anche calcolare quanto dovrà modificarsi il raggio per ogni angolo, per ogni passo angolare, ad ogni step. E quindi per questo dovremo in realtà inserirci un calcolo. Assegno alla Q71 in cui dovrò chiedere al controllo di calcolarsi, quindi di prendere quello che è il valore del passo della spirale e quel valore lì andrà diviso per il risultato tra i 360 gradi diviso la Q51. Quindi dividiamo i 360 gradi per il passo angolare. In questo modo ricaviamo quanti step verranno considerati per realizzare un 360 gradi. E quindi poi dobbiamo ovviamente relazionarlo anche con il valore del passo, quindi la Q50. Quindi con questa Q71 noi calcoliamo quanto deve aumentare il raggio ad ogni step di passo angolare. Ok? Ora inserisco uno spazietto per magari sganciare quello che sono l'impostazione parametrica, che quindi abbiamo assegnazione di alcuni valori e poi un calcolo preliminare. Ok? A questo punto io trasformerei già questa lavorazione qui, già la trasformerei sostituendo questo 12,5 con il valore parametrico di Q53. Allora, magari decido anche di, piuttosto che ragionarmela con una linea cartesiana, in realtà di ragionarmela con un riferimento polare, ok? Un riferimento polare in cui dico posizionati sul raggio è pari alla Q53 e con un angolo, quindi con riferimento angolare, che corrisponde esattamente al mio angolo iniziale, quindi la Q53. Confermo, l'utensile lo voglio sempre a sinistra e va bene. In realtà dovrò quindi spostare questa istruzione CC prima dell'istruzione polare, perché per potermi muovere, dare dei riferimenti polari, la prima cosa da fare è definire un centro polare. E il centro polare si definisce appunto con la stessa istruzione che nel cartesiano si riferisce al centro del cerchio. Quindi così noi ci posizioneremo su un raggio 12,5 con un'assegnazione parametrica e un angolo Q54 che in questo caso corrisponde all'angolo 0. Mi realizzerà quindi in un cerchio polare di incrementare z-1 e verrà ripetuto tot volte e alla fine mi pulirà il fondo della mia lavorazione. Andiamo a vedercela. Ok. Abbiamo realizzato praticamente la stessa identica lavorazione di prima e qualora ci piacesse, appunto, si ha la possibilità, intervenendo sui parametri, di modificare il raggio d'ingresso o, se avessimo la necessità, anche di modificare l'angolo. Quindi se qui l'approccio, diciamo, l'attacco alla lavorazione era su un angolo 0, ora gli indico un angolo 45 e vedete che l'inizio della lavorazione sarà lì in quella posizione. Quindi qui noi abbiamo, ora rimetto l'utensile, abbiamo realizzato questo movimento circolare scendendo in Z, in polare, ripetuto e già con
un piccolo intervento di parametrica. Questo perché il termine di questa lavorazione, quindi già concepita dal punto di vista parametrico, sarà anche il punto iniziale per poi andare a realizzare il nostro movimento a spirale che dovrà portarci su quel raggio finale 56 che abbiamo indicato nell'assegnazione dei valori. Siccome poi verrebbe molto lungo già cominciare a vedere la spirale qui, io interromperei qui questo video in modo che non venga troppo lungo e scomodo, fastidioso e noioso, e nel prossimo video vedremo di andare avanti inserendo quindi poi, partendo da questo punto, inserendo anche la lavorazione della spirale. Quindi vi voglio bene, seguite sempre il canale, aspettate con ansia il prossimo video che in realtà lo farò subitissimo e niente, e alla prossima. Ciao ciao!